Intanto ci sono le isole sanguinarie, che sono anche molto carine. Ora vediamo se Mauro vuole fermarsi o meno. Stiamo arrivando alle isole sanguinarie, che sono quelle avanti. Una piccola storia sulle isole sanguinarie. Queste isole, una corona di isole, sono 3 piccole isole che chiudono a nord il golfo di Ajaccio, la capitale della Corsica, anche se poi la capitale storica rimane Bastia, ma la moderna capitale della Corsica è Ajaccio. Allora, queste isole sono chiamate sanguinarie in italiano praticamente, perché la vecchia lingua corsa era più simile all'italiano, un misto ligure e toscano. Il francese è arrivato successivamente, non perché sono successe delle stragi, non perché sono avvenute delle battaglie, e arriva semplicemente perché nelle giornate limpide al tramonto la conformazione della roccia è tale che prende un colore rossastro, rosso sangue proprio nel vero senso della parola, e proprio per questo motivo sono chiamate sanguinarie. Oggi purtroppo con il cielo latticinoso che abbiamo ciò non si potrà verificare e quindi non ci fermiamo qua per il tramonto, ma proseguiamo per il golfo di Propriano. Eccole, sono proprio queste di fronte a me le isole sanguinarie. Una è la principale, che ha i 2 fari, il vecchio dismesso tutto sulla destra guardandole di fronte, e al centro invece c'è il nuovo faro. Purtroppo quest'anno non ci fermiamo perché comunque c'è un po' di vento da sud e non riusciamo a fermarci, e preferiamo proseguire fino al golfo di Propriano perché abbiamo un po' di miglia da fare. E in più la meteo non è favorevole. Comunque ci siamo già stati diverse volte negli anni precedenti e sono fantastiche, hanno questo colore verde verde dell'erba rigogliosissima e il colore effettivamente rossastro delle rocce. È possibile visitarle a piedi, c'è un percorso che porta dal nuovo faro al vecchio faro e all'altra struttura del lato più estremo a ovest, e sono davvero carine, non c'è nulla sopra, però c'è un profumo di vegetazione in macchia mediterranea meraviglioso, tanti gabbiani, vegetazione spontanea che spesso è anche autoctona. Qui ora dobbiamo effettuare il passaggio tra la terraferma, o meglio la Corsica, e questi scogli che fanno parte delle isole sanguinarie. Bisogna stare molto sulla destra scendendo, proprio perché sulla sinistra ci sono delle secche abbastanza importanti che non permettono di avvicinarsi troppo. Ora parlasi di nebbia in Val Padana, qui è abbastanza simile, c'è una foschia tremenda oggi, il che non è di buon auspicio, solitamente prevede qualcosa di non buono ed infatti arriverà vento forte. Di fiocchetto, che adesso il vento l'abbiamo quasi al traverso, non è forte ma un po' ci aiuta e ci spinge. Randa nulla perché è talmente instabile in questo momento che preferiamo tenere solo il fiocco. Anche quasi freddo oggi, che cavolo! Questo giugno proprio non si vuol sistemare.
Quindi un po' veleggiando, un po' a motore siamo arrivati nel golfo di Valinco, che è il golfo che si chiude con la cittadina di Propriano. Noi ora siamo a Porto Pollo, che è lato nord del golfo. Volevamo ormeggiare, ma vedo che ci sono diverse boe che danno sicuramente a pagamento. Ora vediamo, chiediamo cosa costano. Quindi aggiornamento, abbiamo preso la boa a Porto Pollo, ancora non sappiamo quanto costi e aspettavamo che ci fosse qualcuno che ci dicesse dove possiamo ormeggiare, ma nessuno si è visto. La boa l'abbiamo presa e aspettiamo fiduciosi. È previsto un po' di vento che ci arrivi qua di fronte, verso da Propriano, e quindi qui alla boa dovremmo stare tranquilli, insomma. Finalmente una bella doccetta, ora ci si sente meglio. Ecco la sorpresa di Mauretto. Lasagne. Preconfezionate, però queste qua facciamo un po' di pubblicità, di Giovannino, Rana, non sono poi male. Sì, sono valide, merito. Assaggiamo e buonanotte a tutti, ci si vede domani. Ciao ciao! E buongiorno! Buongiorno! Siamo scesi nel piccolo porticciolo di Porto Pollo a remi. Forza delle braccia. Eccoci qua nel porticciolo, adesso 2 passi, giusto per fare un giretto e sgranchirsi le gambe, e andiamo a vedere il piccolo borghetto che c'è qua. Qui è proprio basso, ci stanno solo gommoncini e barchine piccole. La giornata è sempre grigiona. Ora è uscito un minimo di sole, anche molto afoso. Umido, sì. Insomma, 2 passetti qui in questo borghetto dove adesso sono le 13:30 ed è tutto chiuso. C'è giusto qualche bar, ristorante, ma saranno 3 o 4, non di più aperti. Si vede la stagione non è ancora iniziata. Posto molto tranquillo però, Sì. Da queste immagini rilassate. Vero. Insomma, siamo sempre fermi alla boa, se non l'abbiamo ancora detto. Ci siamo fatti una notte movimentata, perché le previsioni davano tutto calma piatta, in realtà ci sono stati dei colpi di vento mostruosi. Ha fatto anche un temporale di penso 10 minuti, non di più, e la barca, la bella sorpresa è stata che è completamente ricoperta di sabbia, quindi stamattina l'abbiamo passata a lavare la barca. Vai Mauro, c'è bisogno di remare, un po' il vento ci spinge adesso, però poi per rientrare in barca abbiamo bisogno di forza. Vai, rema che dobbiamo tornare a bordo. Guardate che schifezza che è venuta giù in questi giorni, guardate, è piovuto con la sabbia rosa del deserto. Mi sa che adesso appena siamo in porto dobbiamo fare una bella lavata della barca, Bettina? Vero. Adesso dobbiamo fare un lavoro, sistemare le mani dei terzavoli. Adesso Betty sale. Guardate come si arrampica bene questa marinaia.
Allora, stasera ci trattiamo bene? faux filet, un filettino con patatine e vista partita. Partita Italia-Spagna. Vista mare anche. Vista mare. Siamo sempre su Ranik e ci godiamo la partita da qua. Abbiamo Italia contro Spagna. Gli spagnoli sono di là in un catamarano di fianco. Vediamo chi urla di più stasera. Poi con tutti i nostri amici spagnoli di quest'inverno, con qualcuno mi sono già scritto. Ci stiamo anche servendo un ottimo cagnolari. Guardate che bel panorama per vedere la partita. Buon appetito! E buongiorno Mauretto. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata veramente da buon giorno. Nel senso che ci siamo svegliati molto presto, 5:30. Adesso sono le 6:15 e... Si parte con questo cielo nuovamente plumbeo che ci accompagnerà per la traversata. Lasciamo la Corsica per la Sardegna. Arriviamo nella nostra amata Sardegna. Soprattutto nel nostro amato paese di Stintina. Andiamo a trovare il nostro amico Max. Si parte, dai, mogliamo gli ormeggi e si parte. Via. A dopo. Faccia assonnata e si parte. Eccoci qua. Siamo a metà della nostra navigazione che ci porta dal Golfo di Propriano fino a Stintino. Sono circa 55 miglia e abbiamo scelto questo giorno per partire. Abbiamo atteso una giornata a Porto Pollo in quanto le condizioni meteo non lo permettevano, o meglio c'era forte vento che arrivava dalle bocche di Bonifacio, bello deciso, bello forte, da 30-40 nodi anche oltre, quindi oggi in realtà le previsioni davano delle condizioni molto più tranquille e quindi abbiamo deciso di partire, o meglio dava vento da ovest e quindi un po' meno forte di quello che arrivava ieri. Abbiamo percorso circa 25 miglia e il vento finora non si fa sentire, o meglio ce n'è proprio poco, ci sono 8-10 nodi ma l'abbiamo diretto in faccia nuovamente. Speravamo di averlo un po' più da ovest, che così l'avremmo preso al traverso e ci avrebbe spinto non poco, ma al momento non c'è niente. Abbiamo aperto la randa ma non ci permette di aprire il fiocco e farci spingere solo a vela. La barca è ancora sporchissima di sabbia, guardate un po'. E ora aspettiamo di arrivare in porto per pulirla, pulire bene la barca e togliere tutta questa schifezza di sabbia che l'ha riempita. Oh, e finalmente si è alzato un po' di vento e riusciamo ad andare anche un po' a vela. Eccoci. Veleggiando, Maud riposa. Tanto fa tutta la barca, io non servo. Fa tutta la barca e la Betty. Io sono inutile.
Vabbè, io me ne sto di qua. Dopo 2 giornate intere uggiose, cioè che poi non è piovuto, è piovuto 10 minuti, il tempo di lordarci la barca in una maniera immonda, ma è sempre stato 3 giorni che c'è questa caligo, io lo chiamo il caligo, va benissimo, questo clima umido. E finalmente è uscito un pochino di sole. Un pochino di sole, il vento che doveva arrivare e spingerci da nord-ovest è leggero da sud-ovest, quindi ce l'abbiamo un po' più in faccia, ma pazienza. Eccoci che finalmente si vede la nostra amata isola di Asinara. Cala d'Oliva, il faro di... Il faro più a nord che è il faro di Punta dello Scordo. Sì, si intravede anche Cala d'Oliva con il carcere e il paesino, il villaggetto dei ex secondini. Insomma, un po' di bolini, un po' di vento in faccia e stiamo arrivando a Stintino. Abbiamo l'Asinara sulla nostra destra e qui c'è anche il famoso passaggio dei Fornelli che faremo nei prossimi giorni per poi scendere lungo la costa ovest della Sardegna. Ora l'ultimo tratto a vela, ci mancheranno 5 miglia per arrivare al porto di Stintino e proseguiamo a vele piene, bolinando. Marina di Stintino da imbarcazione Ronic, cambio. Eccoci, siamo all'imboccatura del porto, entriamo e attendiamo istruzioni, grazie.